Salve a tutti, questa volta vi mostro come ho cambiato i colori di questa stanza che come vedete è lilla con questo magnifico effetto sabbiato che vi sto mostrando, eccolo qua. Infatti anni fa avevo usato questo color lilla che in verità non mi era mai piaciuto. Poi abbiamo deciso di applicare questo effetto sabbiato che state vedendo utilizzando una pittura decorativa dell'azienda Oikos Italia, che si chiama Encanto e che in lingua spagnola vuol dire appunto incanto. In queste prime immagini che vi sto mostrando già potete farvi un'idea di quanto sia fantastica questa decorazione. Non vi spaventate se non siete molto bravi nel pitturare, perché in questo tutorial vi spiegherò tutto passo passo, portandovi letteralmente con la mano fino alla fine del lavoro. La decorazione che vi mostrerò è un effetto sabbiato che la farò con un prodotto, come già vi ho detto, dell'azienda Oikos. Ovviamente come prima cosa vi invito a fare spazio nella stanza in cui dovete lavorare, cercando di rimuovere tutto il possibile. L'armadio invece lo coprirete con un telo di cellophane, ecco, così pure le porte le coprirete. Un telo da 20 metri quadrati costa circa €1. Per i pavimenti vi consiglio di acquistare un rotolo di cartone da 50 metri quadrati, come questo che vi sto mostrando. Lo pagherete intorno ai €10. Per fissare questo cartone useremo un rotolo di carta gommata da 5 cm di larghezza, costa circa €2. Se le pareti della vostra stanza sono in perfetto stato, allora iniziate direttamente passando questo fissativo acrilico. Costa €7 un litro ed è ottimo per neutralizzare la polvere esistente sulle vostre pareti. Per passare il fissativo userò questo pennello grosso, 70 cm di spessore per 170 di lunghezza, costa circa €15. Comunque, se non trovate il fissativo che vi ho suggerito, potete utilizzare qualsiasi marca, purché sia fissativo acrilico. Per la sua diluizione vi consiglio di far riferimento alle indicazioni che troverete sull'etichetta del contenitore. Per asciugarsi, questo fissativo in estate ci impiegherà più o meno una mezz'ora, mentre invece in inverno magari occorrono anche 2 o 3 ore. Allora, per essere certi di iniziare a pitturarci sopra, voi dovete fare una prova molto semplice. Appoggiate il palmo della mano sulla parete, se non ve lo bagnate, allora potete anche iniziare a lavorarci sopra. Per pitturare il soffitto userò questa pittura traspirante, un bidone da 4 litri costa circa €20. Se volete però potete utilizzare anche una pittura lavabile. Costa un pochino di più, ma il soffitto viene molto più bianco e molto più liscio. Anche per la diluizione della pittura, mi raccomando, fate riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore. Generalmente bisogna aggiungere comunque il 40 o il 50% di acqua all'interno della pittura. Per avere un soffitto perfettamente bianco vi consiglio di fare almeno 2 passate. Mi raccomando, fate asciugare bene la prima mano e poi farete la seconda. In estate forse dovete aspettare più o meno un'ora perché la prima mano si asciughi bene, mentre invece in inverno, poiché fa molto freddo, allora forse ci vorranno dalle 4 alle 5 ore. Questa è la mazzetta colori dalla quale abbiamo scelto un beige molto chiaro, eccolo, è lo 013.
Per questo scopo useremo questa pittura lavabile dal nome Multifund dell'azienda Oikos Italia. Un bidoncino di 4 litri costa circa 40 euro. Vi assicuro che è una pittura lavabile di grande qualità e di grande resa. Per la diluizione vi consiglio di aggiungere dal 40 al 50% di acqua. Ok, iniziamo pure. Nei punti più difficili vi invito a utilizzare un pennello piatto come questo largo 50 mm. Con questo colore farò solo 3 pareti della stanza, mentre invece sulla quarta, praticamente su quella dove andrà il letto matrimoniale, farò l'effetto sabbiato che vi devo mostrare con la pittura decorativa Encanto. Nel pitturare vi consiglio di eccedere di 5 cm anche sulla parete centrale sulla quale dobbiamo fare la decorazione, come vi sto mostrando in questo fermo immagine. In genere, se volete fare la camera di 2 colori differenti, come sto facendo io in questo momento, la regola è quella di fare le 3 pareti di un colore più chiaro, mentre invece quella centrale, praticamente la parete sulla quale andrà il letto, dovete farla di un colore più scuro. Questa regola ovviamente non deve essere applicata per forza, questa sarà una valutazione che farete voi strada facendo. Per avere un colore uniforme sulle pareti vi consiglio di fare almeno 3 passate a distanza di un paio d'ore l'una dall'altra. Vi invito a proteggere con della carta gommata il perimetro della parete che dobbiamo decorare. Questo per evitare di sporcare, ovviamente. Inoltre vi consiglio anche di passare questa carta gommata sui vostri pantaloni per cercare di stemperarla un po', ossia con questa azione andremo ad attenuare la sua forza adesiva. Faccio questo perché nel momento in cui l'andrò a togliere a lavoro finito non rischierò di strappare via anche la pittura dalle pareti. Ecco, come potete notare, l'intero perimetro della parete centrale sulla quale dobbiamo fare la decorazione è completamente protetto dalla carta gommata. In questo modo eviteremo di sporcare le pareti circostanti nel mentre faremo questo decoro. Ok ragazzi, è venuto il momento di acquistare la pittura decorativa Encanto di Oikos Italia. Quindi mi reco da Pellecchia Colori, dove troverò i fratelli Antonio e Vincenzo, 2 persone davvero disponibili e preparati nel dare anche consigli su cosa fare. Ciao ragazzi, come va? Ciao Ciro! Buongiorno Ciro! Ciao Antonio! Tutto a posto? Tutto a posto? Antonio, allora mi hai preparato il materiale che ti ho chiesto? Certo Ciro, vado a prenderlo. Grazie. Che stai facendo di bello? Niente, sto facendo un progetto a casa di come mettere Encanto, la pittura decorativa di Oikos. Ah, il sabbiato? Il sabbiato, sì. Bellissimo, complimenti. Eccoci qua Ciro. Questi sono i prodotti.
Antonio, mi spiega un po' brevemente Certo. come... Allora, primer, eccolo qui, 2 mani di primer, lo fai asciugare 6-8 ore. Questo qui è sabbiato, Ok, l'Encanto sarebbe. certo. L'attrezzo 1000 righi per fare l'effetto che mi hai scelto. Quindi è molto semplice da fare, Antonio. Certo, Ciro, semplicissimo. Vabbè, se mi trovo in difficoltà vi richiamo e voi mi date ulteriori informazioni se è il caso. Va bene? Assolutamente sì. Ciao Antonio. Ciao Ciro. Enzo. Ciao Ciro. Ciao Buon ragazzi. lavoro. Ciao, grazie Ciro. Ciao. In questo contenitore c'è una speciale pittura bianca che servirà a fare da fondo alla decorazione che dobbiamo realizzare. In pratica questa pittura di nome primer contiene dei microgranuli all'interno. Una volta asciugata darà un aspetto ruvido alla parete. Quindi è necessario usare proprio questo prodotto come pittura di fondo per ottenere l'effetto sabbiato quando poi andremo ad applicarci sopra la pittura decorativa Encanto. Un contenitore da 4 litri costa circa 33 euro. Per diluirlo dobbiamo aggiungere un 40, massimo 50% di acqua. Fate attenzione se dovesse schizzare qualche goccia di pittura, come evidenziato da questa freccia gialla, sulle pareti laterali. Bene, a questo scopo vi consiglio di avere nelle vicinanze un panno umido e di rimuovere queste gocce all'istante. Per ottenere un lavoro perfetto vi consiglio di fare minimo 3 passate di questo primer. In questo modo saremo certi di coprire tutti i contrasti di colore che ci possono essere sulla superficie. Un consiglio importante che vorrei darvi è che quando passate con il pennello intinto di pittura in prossimità della carta gommata, passateci prima il dito su questa carta gommata per sincerarci che sia ben incollata al muro. Questo per evitare segni di sbavature quando poi andremo a rimuovere la carta gommata. Ecco, ora ve lo mostro. Passateci il dito sopra per essere sicuro che sia ben incollata e poi potete pitturarci sopra. Per far asciugare la pittura più velocemente, se volete potete utilizzare un ventilatore. Bene, ora applichiamo una mano di fissativo non tanto diluita. Io userò questo, ma voi potete usare qualsiasi tipo di fissativo purché sia acrilico. Per farla molto concentrata questa passata vi consiglio di fare 2 parti di fissativo, ecco questa è la prima e questa è la seconda parte, e poi aggiungiamo una parte di acqua. Ora dobbiamo fare una passata fatta bene senza tralasciare nessun angolino della parete. A questo scopo vi consiglio di lavorare al buio e utilizzare una lampada portatile. Anzi, se volete andare sul sicuro, fate 2 passate di fissativo a distanza di un'ora.
La funzione del fissativo in questa fase non è quella di neutralizzare la polvere che c'è sulla parete, perché siccome è stata appena pitturata, come avete visto, ovviamente non ce n'è di questa polvere, insomma. Quindi lo scopo per cui lo metteremo è quello di creare una pellicola trasparente perfettamente impermeabile, tale da rendere questa parete poco assorbente. Facendo questo riusciamo a ritardare l'essiccazione della pittura decorativa che dobbiamo applicare e quindi ovviamente avremo più tempo da dedicare alla cura del decoro che realizzeremo. Dopo circa un giorno possiamo applicare Encanto, una magnifica pittura decorativa di Oikos Italia. Da questa cartella colori abbiamo scelto un bel marrone scuro, eccolo qua, che si abbina molto bene al colore che abbiamo tinteggiato le altre 3 pareti. 1 litro di questo prodotto costa circa 25 euro. Il codice colore è 05. Per la mia parete, che è di 12 metri quadrati, un solo baratto è sufficiente per decorarla tutta. Poiché temo di non potercela fare, allora ne ho acquistati 2 perché non posso fermarmi a metà lavoro per andarne a comprare un altro. Inevitabilmente si vedrebbe la giuntura nel bel mezzo della parete. Aggiungeteci il 15% di acqua, in questo modo il prodotto sarà molto più fluido ed avrete più tempo per lavorarlo. Per stendere questa pittura vi consiglio questo pennello piatto da 120 mm di larghezza, costa circa 8 euro e dopo averla stesa ci passeremo sopra questo attrezzo per dare l'effetto graffiato. Come vedete sembra una spazzola. Questo invece lo pagherete circa 7 euro. A questo punto, prima di iniziare, vi consiglio di chiudere gli infissi per evitare che la corrente d'aria possa far asciugare il prodotto molto più velocemente nel mentre lo stendete. Prima di utilizzarlo, applichiamo un po' di pittura decorativa sull'attrezzo. Iniziamo a stenderla partendo dall'alto. Mi raccomando, la cosa importante è quella di stendere uno strato uniforme su una porzione di 1 metro quadrato circa, evitando accumuli eccessivi in alcune zone. Appena finito la posa su quest'area, immediatamente passeremo l'attrezzo, cercando di creare delle righe perfettamente verticali. In poche parole, con questa azione andremo a graffiare letteralmente la pittura appena applicata. Appena completato, stendiamo il prodotto immediatamente su un'altra area. Per rendere meno visibili le eventuali giunture tra una superficie decorata e un'altra, fermatevi sempre con la posa della pittura in modo irregolare come vi sto mostrando in questo momento. Ecco, guardate, vi ho messo queste frecce gialle per spiegarmi meglio. Evitate di fermarvi tracciando bordi dritti e netti. Quando passiamo l'attrezzo sull'area successiva, fate attenzione nel punto in cui ho messo queste frecce gialle, che sarebbe il confine tra la zona della parete già decorata e l'altra che ora stiamo decorando. Ecco, in questo punto dobbiamo fare attenzione a non far vedere la giuntura. Quando stendete il prodotto sull'area successiva, mi raccomando, non sconfinate di molto con il pennello intinto sulle zone già decorate, questo per evitare accumuli eccessivi. Infatti, guardate, con il pennello carico arrivo in prossimità della superficie già decorata fino a toccarla un po'. Una volta scaricato il pennello, vado a lisciare il prodotto sconfinando però solo di qualche centimetro sulla pittura già applicata. Ok, ora passiamo all'attrezzo. Mi raccomando, fate attenzione a curare bene la linea di contatto tra l'area che già abbiamo decorata con quella che ora andremo a decorare.
Ecco, dove vi ho messo queste frecce gialle, fate attenzione a non far vedere la giuntura. Mi scuso se mi ripeto, ora vi faccio un altro esempio su questa nuova porzione di parete da decorare. Guardate dove vi ho messo le frecce gialle, ecco, noi dobbiamo curare molto il punto di contatto tra l'area già decorata con questa che ora stiamo decorando. Questo per evitare segni di giunture. Mi raccomando, ricordatevi di non fermarvi mai con il prodotto lasciando bordi dritti e netti. Infatti guardate in questo punto in cui vi ho messo le frecce gialle, il confine è completamente irregolare, questo per evitare segni di giunture. Mi scuso di nuovo se insisto, guardate come irregolare il confine dove mi sono fermato con il prodotto. Ecco, vi ho messo le frecce gialle. Per ottenere un lavoro perfetto vi consiglio di far posizionare una persona alle vostre spalle che vi guarda nel mentre decorate, in modo che questa possa correggervi se noterà qualche segno di giuntura o se noterà semplicemente se andate storto con l'attrezzo nel mentre graffiate la parete. Questa è una cosa importante perché siccome dovete lavorare in modo veloce sicuramente potrebbe sfuggirvi qualcosa. Comunque, se non dovesse piacervi quello che avete fatto perché magari è la prima volta che fate questo tipo di decorazione, non vi disperate, ripitturate la parete il giorno dopo con 3 mani di primer e poi ripetete la procedura che vi ho spiegato fino adesso. Per decorare la parete con questo effetto sabbiato più o meno impiegherete un'ora. Quindi mi raccomando, in questa ora non dovete fermarvi assolutamente, dovete procedere velocemente nel posare il prodotto e decorare con l'attrezzo. Se per motivo qualsiasi vi fermate, inevitabilmente nel punto in cui ripartirete si vedrà la giuntura. Quindi in questo caso non dovete fare altro che ripitturare da capo la parete bianca e ripetere ciò che vi ho detto. Mi raccomando, eventuali tappi di cassette elettriche che ci possono essere su questa parete vanno decorati in questo momento. L'effetto sabbiato può essere realizzato anche senza l'attrezzo che vi ho mostrato prima, è sufficiente utilizzare solo il pennello piatto. Dobbiamo solo intingere il pennello nel prodotto e stenderlo in tutte le direzioni come vi sto mostrando in questo momento. Il colore che sto usando è diverso da quello che ho utilizzato prima, ma la pittura è identica. Quindi come vedete intingo il pennello e do delle pennellate in tutte le direzioni. Ovviamente anche con questa tecnica dovete mettere in pratica tutti i consigli che vi ho dato precedentemente per scongiurare la formazione di giunture o macchie.
Attenzione, indifferentemente dal tipo di tecnica che userete per realizzare l'effetto sabbiato, o con l'attrezzo 1000 righe o col pennello come sto facendo adesso, prima di iniziare a decorare vi consiglio di acquistare un pannello di cartongesso come quello che state vedendo in queste immagini. Lo pagherete circa 5 euro. Su questo pannello dovrete fare delle prove per prendere dimestichezza con la tecnica. Mi raccomando, questo è un consiglio veramente importante. Prima di iniziare a decorare fate delle prove. Appena finito di decorare, rimuovete immediatamente la carta gommata dalla parete. Aiutatevi anche con una spatola per evitare di strappare via la decorazione. Mi raccomando, questo non è un consiglio, ma è un ordine, altrimenti rovinerete tutto il lavoro che avrete fatto. Rimuovete immediatamente questa carta gommata, altrimenti strapperete via la decorazione dalla parete. Comunque, se nel rimuovere la carta gommata dovesse venir via un po' di decorazione, potete sempre fare un ritocco con un pennellino piccolo. Come potete notare, a fine lavoro abbiamo deciso di sostituire anche i mobili della camera da letto. Dopo 30 anni, ovviamente, erano molto rovinati. Allora signori, cosa ne pensate di quello che vi ho mostrato? Spero tanto con tutto il cuore di esservi stato di aiuto con i miei consigli. Ora non vi resta che mettervi all'opera e darvi da fare anche voi. Non pensate assolutamente che questa cosa non sia alla vostra portata. Se sono riuscito a farlo io, non vedo il motivo per cui non dovreste farlo anche voi. Ricordatevi che siamo tutti uguali e che spesso i limiti ce li facciamo da soli, perché in realtà tutti possono fare davvero tutto, o quasi, bisogna solo provarci. Ok, detto questo, se siete arrivati a vedere il video fino a questo punto, allora vuol dire che ho realizzato un ottimo tutorial, per cui ora non vi resta che mettere un like al video e iscrivervi al mio canale. Dovete sapere che per me sarebbero due cose davvero fantastiche se voi le faceste. Ok ragazzi, siamo giunti al termine, spero tanto che sia stato tutto molto chiaro. Se avete domande da farmi, mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti che, come ben sapete, io rispondo a tutti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividetelo. Ciao ragazzi! Niente Vincenzo, stiamo facendo... Sì, adesso non devi ridere. Cosa cazzo cagavo? Niente, stiamo provando... Vabbè, lascia bene, Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!